Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione di italiano che guardate sul mio canale. Grazie a Patrick per aver lasciato questo commento alla mia domanda sugli argomenti che avevate voglia di ripassare nella sezione community del mio canale. L'esempio che Patrick porta è: vivo a Roma, siamo in Sardegna, ma tu sei a Capri. Oggi vediamo quindi quando usare le due preposizioni a e in davanti ai nomi di città, regioni, paesi. In realtà in questo caso si tratta di memorizzare le regole e siamo facilitati in un certo senso perché usiamo la stessa preposizione sia con i verbi di movimento sia con i verbi di stato in luogo. Vi faccio un esempio. Cominciamo con le città. Quale preposizione usiamo con le città davanti ai nomi di città? A. Quindi io dico: vado a Roma, vivo a Roma. Quindi vedete, in questo caso non è importante il verbo che usiamo, ma è importante che si tratti di una città, un nome di città, quindi la preposizione non cambia, è sempre a. Vado a Roma, movimento, vivo a Roma, quindi posizione. Perciò con i nomi di città usiamo sempre a Parigi, a Tokyo, a New York, a Firenze, a Milano, eccetera. Usiamo la preposizione a anche nel caso delle cosiddette città-stato, cioè quelle città che formano anche lo Stato. Per esempio, Singapore, a Singapore, vado a Singapore, mi trovo a Singapore. San Marino, mi trovo a San Marino, vado a San Marino. Città del Vaticano, vado a Città del Vaticano. Passiamo ora alle regioni. Quale preposizione usiamo davanti ai nomi di regione? Per esempio, Puglia, Calabria, Veneto. Usiamo la preposizione in. Quindi io dico: vado in Puglia, abito in Puglia o vivo in Puglia. Quindi la preposizione è sempre in davanti ai nomi di regione. Non parlo solo delle regioni italiane, ma anche delle regioni in altri paesi. Per esempio, mi viene in mente la Normandia in Francia, in Normandia. Quindi queste regole si applicano alla geografia in generale, non solo alla geografia italiana. Va bene? Allora, una cosa per quanto riguarda le regioni, mi vengono in mente due esempi, il Lazio e le Marche, che non vogliono solo la preposizione semplice, ma vogliono anche l'articolo nella preposizione e quindi diventa una preposizione articolata. Quindi io dico nel Lazio, nel è il risultato dell'unione della preposizione semplice in più l'articolo determinativo maschile singolare il, e poi diciamo nelle Marche, quindi in più le, nelle Marche. Per quanto riguarda le regioni italiane, queste sono le uniche due eccezioni. Per il resto usiamo sempre e solo in. Facciamo due esempi. Mi trasferisco nel Lazio, abito nel Lazio. Mi trasferisco nelle Marche, abito nelle Marche. Passiamo ora ai paesi, alle nazioni e agli stati. Anche in questo caso usiamo in. Per esempio, vado in Italia, abito in Italia. Sono in Giappone, in Francia, in Germania, in Australia, in Cina, in Corea, in Grecia, in Albania,
in Croazia, in più nome di paese. Anche in questo caso ci sono delle eccezioni, cioè che non sono veramente delle eccezioni perché la preposizione in comunque compare, però dobbiamo aggiungere anche l'articolo determinativo. Per esempio nel caso degli Stati Uniti, che è plurale, gli Stati Uniti, e quindi diciamo negli Stati Uniti. Usiamo la preposizione articolata negli, che è il risultato di in più gli. Quindi vado negli Stati Uniti, abito negli Stati Uniti. Anche con il Regno Unito è la stessa cosa, nel Regno Unito. Non basta solo la preposizione semplice. Però se parliamo di un paese all'interno del Regno Unito, usiamo solo in. Quindi io dico vado in Scozia nel Regno Unito. Adesso dobbiamo aggiungere un altro punto. Abbiamo visto le città, abbiamo visto le regioni, abbiamo visto i paesi, gli stati, le nazioni, abbiamo visto le città-stato. Adesso dobbiamo parlare delle isole, che dividiamo in piccole e grandi. Con le isole di piccole dimensioni tendiamo a usare la preposizione a. Vado a Ischia, sono a Capri, mi trovo a Creta, e queste sono tutte località all'interno di un'altra regione, di un altro stato. Usiamo a anche nel caso, per esempio, di Malta, anche se Malta è un arcipelago, è uno stato, però le sue dimensioni sono ridotte e quindi usiamo la preposizione a. Vado in vacanza a Malta, abito a Malta. Invece con le isole di grandi dimensioni utilizziamo la preposizione in Sicilia, in Corsica, in Sardegna, e queste sono anche delle regioni all'interno di stati. Se pensiamo anche alla Giamaica o all'Australia, diciamo in Giamaica, in Australia, e in questi due casi stiamo parlando però non solo di isole grandi, ma di paesi. Allora, io mi fermo qui per oggi. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o domande. Mi aspetto già commenti e domande con tutte le eccezioni che vi vengono in mente. Benissimo, ne possiamo parlare in una seconda parte. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!